Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Ariete? Ok, grazie. Tendenze energetiche affettive per la seconda parte di febbraio e abbiamo la carta del Papa, amici dell'Ariete. Quando c'è la carta del Papa si parla sempre di qualche ufficializzazione, di qualche anche riunione familiare. È una carta che indica una forte spiritualità e potrebbe anche fare riferimento ad una guida spirituale o qualcuno a cui vi avvicinate voi o magari voi diventate una guida per qualcuno. È anche una carta di contratti, è una carta di matrimoni, di celebrazioni, di festeggiamenti. Insomma, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del 2024, il link alle tarot pratiche, che sono dei pomeriggi di esercitazioni su come diciamo fare una lettura di tarocchi, nel caso stiate imparando a leggerli. E l'ultima cosa, ragazzi, vi ricordo che fino alla fine di febbraio c'è la lettura del karma in promozione. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Questa è una stesa sugli affetti in generale, quindi può riguardare gli affetti familiari, quelli di amicizia, piuttosto che quelli di relazione di coppia. Io vi dirò quello che è il movimento energetico più importante, andrò via via facendovi degli esempi in modo da aiutarvi ad integrare la lettura alla vostra realtà. Allora, ragazzi, abbiamo una regina di denari, la giustizia, un diavolo, un 2 di bastoni, la carta del matto, una regina di spade e una regina di denari. Tante regine, devo dire, tante figure in questa lettura. Allora, la regina di bastoni, devo dire che mi indica che arrivate da una situazione o siete in una situazione dove o potrebbe esserci questa figura intorno a voi oppure rappresenta la vostra energia in questo momento specifico, cioè nel senso che comunque è un è come se foste padroni della vostra energia, perlomeno così vi sento. Abbiamo la carta della giustizia, ragazzi, un'altra carta di contratti, esattamente come il Papa, quindi se per caso state aspettando qualche sblocco di qualche firma, di qualche contratto, appunto, di qualche questione burocratica, potrebbe fortemente arrivare con la giustizia. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dalla regina di bastoni. Wow, asso di pentacoli e sole. È come se vi apprestaste o qualcuno magari ha già avuto questo momento ad un nuovo inizio. C'è un bellissimo asso di pentacoli, è un inizio di tipo concreto e un dono. Potrebbe anche rappresentare una donna che vi è venuta in aiuto, eh? Magari un'amica, un amico, un parente laterale come un fratello piuttosto che un cugino. Può anche essere un nuovo progetto, l'inizio di una nuova, più che idea, è un qualche cosa di concreto, qualche cosa di pratico. 5 di bastoni. Potrebbe essere magari una competizione, ragazzi, una gara, un qualche tipo di manifestazione, magari sportiva, piuttosto che lavorativa. Andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo un 7 di pentacoli, positivo il fatto che sia al contrario, e qui abbiamo, ho due carte, la sacerdotessa e il 9 di bastoni. Allora, come vi ho anticipato prima, quando arriva la carta della giustizia, è perché c'è una sorta di riequilibrio.
Può essere burocratico, dicevo, per qualcun altro, se non è proprio burocratico, è semplicemente, mi viene da dire un modo diverso di vedere le cose, perché quando arriva la giustizia è perché c'è sempre la necessità di tagliare qualche cosa per rimettere equilibrio, come se avessi bisogno appunto di lasciare indietro. È anche una carta che parla di regolarizzazione, di regolarizzare qualche cosa e avendo comunque un 9 di bastoni, ragazzi, se per caso dovete firmare qualche tipo di contratto, firmate bene, cioè scusate, leggete bene tutto quello che dice il contratto prima di firmare, perché con il 9 di bastoni è un po' come se fosse una raccomandazione a proteggervi, quindi cercate di capire in che modo potete tutelarvi davanti a questa questione, appunto, a questo contratto. Andiamo a vedere il diavolo per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di pentacoli. Mm. Uh, che interessante. 2 di pentacoli e 2 di spade, qui abbiamo papa e diavolo. Allora, io qui sento che è un passaggio, diciamo, obbligato in questa vostra fase della vita. Vi dico, da un lato qualcuno è come se avesse paura di effettuare questo accordo, contratto, firma, regolarizzazione, taglio, quello che per voi risuona. Però dall'altra parte c'è questo 2 di pentacoli e questo 2 di spade che mi dice che avete dei dubbi, che mi dice che c'è qualche cosa che vi fa rimanere un attimino con qualche dubbio, sì. Infatti anche qui abbiamo un altro 2, andiamo a vedere il 2 di bastoni. È come se ci fosse una certa indecisione. Guardate, papa. 3 di pentacoli e papa. Ragazzi, se per caso questo tipo di contratto fosse inerente a una casa, io sento che qui è come se non foste tanto sicuri di magari firmare o per la casa in sé o per la persona con la quale state facendo questo acquisto, vendita, contratto. È come se ci fosse qualche cosa che non vi convince del tutto perché non riuscite a vedere chiaro e perché soprattutto secondo me ci sono delle dinamiche tira e molla o alti e bassi che sono un po' perpetue, sono un po' continue. Ed è per quello secondo me che c'è questa insicurezza con questa o con il contratto in sé o con la persona, ragazzi. Andiamo a vedere il matto. Un'altra carta di contratti, ma questa volta è girata al contrario. Il 6 di pentacoli, ragazzi, è torre. Aveva, scusate, aveva già fatto capolino prima la torre. Che interessante. Voglio andare a vedere anche la regina 8 di spade. Per la regina di spade. Ragazzi, com'è la sensazione qui? Appeso. Allora, potrebbe essere, perché quando c'è la carta del matto è un nuovo inizio normalmente, è un qualche cosa di bello che comincia, è un'emozione, è un'energia, però in questo caso io lo sento molto come un momento di impulsività nella quarta settimana di febbraio, dove probabilmente o romperete le regole precedenti, romperete il contratto, perché avete 6 di pentacoli al contrario e la torre. Qui qualche tipo di certezza accadrà, qualche tipo di sicurezza, qualche cosa che è stata certa fino ad adesso accadrà. Ma siccome abbiamo il matto, io credo che qualcuno farà una scelta impulsiva. Vi dico, qui si potrebbe parlare di un matrimonio e qua di un'avventura. Come se ci fosse da regolarizzare qualche cosa che in realtà non siete convinti di regolarizzare perché è pieno di alti e bassi, e qua è come se ci fosse un qualche cosa di nuovo che vi fa crollare un po' le sicurezze che avevate fino ad adesso. Vi dico, l'avventura potrebbe essere veramente una persona nuova. Non dico che
Non dico che sarà la persona con la quale, insomma, passerete il resto della vostra vita, però sì che vi darà quella sferzata di energia dove a un certo punto vi direte, ascolta, aspetta un attimo, però io qui cerchiamo di vedere le cose da un altro punto di vista, perché qua bisogna tagliare dei pensieri, delle cose che non servono. Diciamo che tra la giustizia e la regina di spade, ragazzi, vedo parecchi tagli in questi 15 giorni. Tagli del tipo queste scuse a me non valgono più, tagli del tipo questa dinamica di comportamento a me non vale più, tagli magari anche verso questo diavolo, perché vi ricordo che il diavolo è una di quelle carte che parla di condizionamenti o potrebbe anche parlare di tentazioni. Soprattutto in questo caso se per voi vibra l'avventura di fine febbraio. Chiaro, non lo potete ancora sapere. Me lo direte poi nei commenti, ragazzi. Allora, andiamo a vedere la regina di denari. 8 di bastoni. Allora, considerato ragazzi che ci sono tante regine e 2 di coppe, potrebbe anche essere una questione familiare tra, per esempio, sorelle o fratelli, una cosa di questo genere, dove c'è da regolarizzare magari un'eredità, un... Sì, è come se ci fosse da fare una sorta di divisione, però occhio alle dinamiche ripetitive, non sane. Cercate di non accontentarvi di meno solo per non avere problemi, perché quello che vi spetta di diritto ed è giusto che ad un certo punto lottiate per quello che vi spetta. Perché ho come questa sensazione perché appunto qui vedo come un colpo di testa. Devo dire ragazzi che alla fine, diciamo, un piccolo trucco per far fronte a questa situazione è di prendere in mano voi stessi la situazione e iniziare a comunicare quali sono i vostri termini dell'accordo. Vi dico, i due li avete tutti, e 2 di spade, 2 di pentacoli, 2 di bastoni, 2 di coppe. Se fosse una relazione romantica, vi dico che nonostante tutto, alla fine, attraverso la comunicazione, riuscirete a trovare un accordo, un incontro potrebbe anche essere, eh. Però ecco ragazzi, qui con questa regina di spade quello che vi consigliano è di lasciare indietro i pensieri negativi, di lasciare indietro l'attitudine da vittima, di lasciare indietro il fatto che pensate di non essere abbastanza o di non meritare abbastanza. E tecnicamente quando c'è la carta dell'appeso si parla anche di accettare un certo tipo di situazione e da lì ripartire. Ma qui lo vedo. Che interessante. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona, ragazzi. Se fosse una relazione, cioè se fosse per voi più una questione romantica, vedo avventure, vedo tentazioni, vedo flirt. Andiamo a vedere una carta di queste. Queste sono oracoli che ho scritto io e vanno, diciamo, a identificare quale potrebbe essere una zona d'ombra di questa situazione o di questa relazione. Andiamo a vedere. Separazione e inerzia. Wow. Mm. Separazione la sento anche un po' qui con la carta della giustizia, nel senso che si taglia, si separa, si divide, si regolarizza, come vi dicevo prima, e lo fate in visione del vostro futuro, quindi va bene, cioè non vi sentite non meritevoli solo perché magari qualcuno rompe l'anima, ecco. Inerzia. Qui è un po' come se vi invitassero appunto a prendere, come vi dicevo prima, a prendere in mano la situazione voi stessi, ad occuparvi voi stessi delle pratiche, sia pratiche burocratiche, pratiche finanziarie, mi dicono, delle questioni materiali. Qui avete bisogno di prendere voi in mano le redini della situazione, rendervi conto, prendere consapevolezza e poi comunicare i vostri termini dell'accordo.
Andiamo a vedere ancora una fatina. Ok. Wow! Prosperità. Ragazzi, l'asso di denari è un dono, che arriva dal cielo normalmente, quindi è proprio qualcosa che non ci si aspetta. E a pagamento. Oh, ma che belle! Infatti vi dico, c'è poi la parte dove ci si incontra, ci si scambia in modo equo, che sia una conversazione, che sia affetto, che sia amore, che sia... C'è uno scambio. Qualche bella notizia arriva, insomma, ragazzi. Bene, amici dell'Ariete, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un commento o con un like. Se avete piacere di sostenere il canale potete comunque iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete mandarmi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!